Salve a tutti, siamo qui oggi per un nuovo progetto e adesso vi faccio vedere subito di cosa si tratta. Ecco, io vorrei fare un rullatore per deformazione plastica e praticamente attaccherò tante sfere a un cilindro e da poter lucidare gli acciai dalla parte piana, una cosa così praticamente. Però ci sono mille difficoltà, e- perché per esempio questo qui che lavora sul tondo, quello normale diciamo, che lavora sul tondo, una volta entrato, che ha subito quello stress di entrata, poi la pressione è costante e va fino alla fine sempre con la stessa pressione. Ecco, in questo caso invece, visto che l'utensile dovrà ruotare, le sfere entrano ed escono continuamente, quindi lo stress è continuo e il rischio che non lavori bene è molto molto elevato. Però cosciente di questo, consapevole del rischio che sto correndo, e accetto il rischio e vado avanti. Voi sapete che mi piace ideare cose nuove comporta anche qualche fallimento. Avanti. Per fare questo useremo un pezzo di uno spezzone di questo pistone idraulico, sono tutti pezzi di 60 e questo è già bonificato, mentre questo è ancora da bonificare. Dovrebbe essere un C45, un C40 o C45, quindi un materiale abbastanza buono. E quindi adesso useremo quel pezzettino qui che ho già troncato e cominciamo a lavorare, via.
Siccome che qua rimarrà la parete molto molto sottile, dobbiamo fare la foratura in modo graduale, che non si scaldi più di tanto, altrimenti diventa tutto brutto, via, e si deforma. La sfera si è incastrata bene, non riesco più a toglierla, quindi dovrò toglierla quando farò la foratura esterna. Per ora la lasciamo lì e rettifichiamo, passiamo l'alesatore negli altri fori. Ecco, questa è uscita perché il foro è perfetto. Questo tamburo dovrà diventare di 40 mm, dovrà diventare. Io l'ho lasciato 5 decimi in più, maggiorato, perché così ho la tolleranza da poter trovare la posizione giusta, di avere le sfere in appoggio col cuscinetto, però senza avere gioco. Quindi dopo toglierò da qui fin tanto che vado ad appoggiarmi perfettamente ai cuscinetti senza lasciare gioco. Lì facciamo 0, facciamo. Perfetto. Qui ci andranno dei cuscinetti di 26 mm, quindi considerando i 13 più i 7 mm di entrata della sfera più i 5 decimi di tolleranza che mi tengo per riuscire a pareggiare il tutto alla perfezione, diventano 20,5 mm praticamente. Ecco, ho già trovato la posizione dei 20,5, ho già bloccato carrellino, tutto, perché non si deve spostare di un centesimo da questa posizione e posso solo arretrare e avanzare. Avanti.
Con questa forratura arriverò fino al cuore di questo tamburo. Quando un trapano fora bene, la punta viene fuori che è praticamente fredda. Abbiamo fatto i 5 fori di 10 precisi, così dopo mettiamo su un centratore per il cuscinetto e così rimane centrato alla perfezione. Non penso che ci sia bisogno di un fuoricentro, nel caso ci fosse bisogno rifaccio questi qui e li faccio scentrati, ma preferirei di no perché così è più stabile. Una parte va sotto e una parte rimane fuori per centrare il cuscinetto alla perfezione. Adesso allarghiamo qui per dare spazio a questo cuscinetto qua. Il cuscinetto 26 lo facciamo leggermente più grandino, il foro, e andiamo avanti. Eccolo, adesso devo portare questi fori da 20 a 26, che è il cuscinetto, più un po' di tolleranza, facciamo 27 o 27 e mezzo. E la fresa più di 20 non ce l'ho, la fresa candela, quindi userò questo utensile poco alla volta. Affonderò leggermente di più, perché così la sede rialzata mi rimane solo quella centrale e il cuscinetto dalla parte esterna trova il suo spazio per poter ruotare. E avanti.
sembra che andiamo molto bene, quindi facciamo, con questa misura facciamo tutti e 5 le forature e poi allarghiamo appena appena. Ottimo, questo lavoro si fa un po' lungo, quindi adesso taglio il video e ci rivediamo all'ultimo passaggio. E finalmente siamo arrivati dritto alla sfera, così l'abbiamo tolta. Siamo arrivati quasi alla fine di queste sedi. Allora il cuscinetto passerebbe già con un po' di tolleranza, però siccome che non siamo certi che alla fine sia tutto perfettamente al centesimo, può anche essere che debba fare questi cilindretti fuori centro per centrare perfettamente la sfera. Se la differenza delle sfere alla fine è più di 6-7 centesimi, per forza devo fare dei fuoricentri e mi vuole un po' di spazio intorno da poter ruotare il cuscinetto. Quindi mi conviene già farlo adesso, praticamente l'allarghiamo di 1 millimetro più del normale e anche meglio, perché così se c'è un qualche trucciolino ho modo di poter uscire. Ecco. Ecco, adesso il cuscinetto ha un po' di lasco e possiamo correggerlo con un eventuale fuoricentro. Questi filetti li inizio solo e poi li finisco a mano perché ho paura di rompere il maschio, se rompo il maschio là dentro è tutto da buttare via. E il tamburo è quasi finito, quasi.
sedie dei cuscinetti. Dopo qui ci va il cappellotto da fermare le sfere, che dobbiamo ancora fare. Ho già preparato tutti i bicchierini di centraggio per il cuscinetto, che andrebbero messi qui così. Ecco, sono precisissimi. Così il cuscinetto rimane centrato alla perfezione e poi lo tiriamo. La sua vita, e questo può già accettare la sua sfera. Infatti si vede già che il cuscinetto sta ruotando in tutta libertà. Ecco posizionati tutti i cuscinetti, tutti e 5. Diamo una prima misurata con la sfera. Ecco, siamo lì. Adesso io potrei toglierla, farvelo vedere, ma sono sicuro che non si vede. Quindi mi conviene bloccarlo così non c'è gioco, e provare in questo modo mi conviene per farvi vedere. Qui è perfetto. Qui è perfetto. Qui è perfetto. E l'ultima. E anche qui è perfetto. Siamo praticamente sullo stesso centesimo. Bene, adesso gli facciamo il cappellino che va a prendere tutte le sfere perché non le fa uscire. Sto facendo la svasatura dove correranno le sfere, quindi vorrà molto precisa, una uguale all'altra praticamente.
Questa svasatura coprirà praticamente l'80% della foratura che è rimanente. L'utensile in assoluto più azzeccato che ho costruito è stato questo trapano con le 3 marce, è una cosa fantastica e lo uso a fare ogni cosa. E magari vi lascio il link in alto così potete andarlo a vedere. Ecco fatto. Praticamente non c'è gioco, praticamente, però sono tutti liberi di ruotare. Vediamo, facciamo anche una piccola verifica. Cerchiamo di metterci pari. 71. 71. 70, 71, anche qui. Anche qui 71. E siamo praticamente allo stesso livello. E così dovrebbe lavorare bene. E se uno cerca di fare un oggetto come questo, di emularlo praticamente, e qui serve la massima precisione, altrimenti questo non può funzionare. Vuole sia perfetta l'estensione della sfera, che siano tutte perfettamente allineate, e con pochissimo gioco perché se non le mettiamo sulla fresatrice questa scende e quando monto sul pezzo chiaramente fa prende una botta violenta e fa un solco nel metallo. Bene, andiamo a provarlo. Ecco, ho spianato questa piatta con questo utensile, così adesso possiamo lavorarlo con il nostro lucidatore. Abbiamo lasciato questo qui volutamente a metà, così fa le due fresature in modo diverso, una rovescia e una dritta praticamente, e così vediamo se toglie tutti i difetti. Avanti. Ecco, adesso mettiamo su il nostro strumento.
perfetto. Ecco, poi facciamo la tosto, appoggio a una sfera, anzi meglio due, così, ok, qui faccio a 0, diamo un'oleata a questo pezzo, così le sfere si lubrificano, anche perché non ha mai lavorato, quindi eccolo lì. E direi che possiamo iniziare, direi. Quindi avanti e... Ecco, finito. Poi gli diamo una bella pulita. Gli do una pulitina. Ecco, è quasi a specchio, non proprio specchio, ma quasi. Qui devo dire che non è un cane, ma non è neanche perfetto, se devo essere sincero. Il vero specchio è un po' diverso, il vero specchio. Ecco, ho messo su la fresatrice, naturalmente autocostruita, e è una fresatrice che va montata sul tornio e si aggancia alla motricità del tornio qui e funziona tutto con i suoi movimenti come il tornio. Ecco, per chi volesse vederla vi metto qui in alto, qui vi metto il link, ecco, così potete cliccarci sopra perché è molto interessante. Ecco, è giunto il momento di mettere su il lucidatore.
Siamo a 0. Ecco, qui c'è lo 0. Ora gli diamo 2 centesimi di pressione. Chiaramente questa piastra è da fare in 2 passate perché in un'unica non ci sta. Diamo un po' di olio così si lubrificano bene le sfere. Ok. Ecco, questo è il risultato. Speravo in meglio, a dire la verità. Sono un po' deluso, però alla fine è liscio, insomma. Il livello di specchiatura è questo. Dov'è la luce qua? Non è uno specchio perfetto, diciamo. Molto liscio, non è rugoso, non è, però non è nemmeno uno specchio, via. Il risultato è questo, in poche parole. Non è né bene né male. E siamo arrivati alla fine del video. Abbiamo visto questo bello utensile, che però è un utensile molto impegnativo nella costruzione, serve una precisione assoluta e per poi avere risultati, direi, mediocri, e quindi non so se valga la pena essere replicato oppure no. Io sinceramente, se dovessi rifarlo di sana pianta, sapendo già i risultati, non lo so, forse non lo farei. Vedete voi se vi può far comodo oppure no. Io ce l'ho e me lo tengo, al massimo lo userò, ecco così, lo userò da trottola, lo userò. E niente, ci sentiamo al prossimo video, un saluto a tutti e buon rullatore. Ciao ciao!